Un saluto di bentornato da Heavy Metal Heaven. Come da tradizione, il nostro 2024 inizia guardandoci indietro, al meglio di quanto abbiamo recensito lo scorso anno. Un'altra annata di Heavy Metal Heaven è passata e come sempre di questi tempi siamo in vena di bilanci, il che per noi vuol dire solo una cosa: Best of Request. Dopo quello dell'anno scorso, che se vuoi puoi trovare qui in alto a destra, torna anche in questo 2024 il riepilogo del meglio di quanto recensito, soprattutto su richiesta, nell'anno da poco trascorso. In caso tu passassi da queste parti per la prima volta, le regole del Best of Request sono le stesse di sempre. Al suo interno troverai i migliori album che abbiamo recensito nel corso del 2023, anche quelli usciti in anni precedenti, divisi in classifiche: miglior album italiano, miglior album estero, miglior EP, demo e mini album. A queste tre, al solito, si aggiungono quelle delle migliori copertine e una piccola appendice finale sulle retrospettive celebrative e altro di quest'anno. Comunque sia, al contrario delle usuali top 10, qui non ci dilungheremo, anzi spenderemo solo poche parole per ogni album già descritto nella rispettiva recensione. Puoi trovare tutte le recensioni nella playlist dedicate a ogni categoria, appariranno sempre qui in alto a destra, all'inizio di ognuna delle prime 3 graduatorie. Per quella delle copertine, invece, trovi qui sotto in descrizione l'elenco dei 10 album vincitori con rispettivi link che ti permetteranno di ammirarle al massimo della risoluzione. Specificato questo, via al Best of Request del 2023. In un anno che ci ha riservato pochi capolavori, ma molti album di sostanza provenienti dal nostro paese, l'ultima posizione nella decina italiana si apre con Infierire sul malessere dei Michael Kill. Tra crass, grind, death, sludge, disagio, nichilismo e ferocia, si tratta di un breve ma intenso album che tiene fede al suo titolo nella maniera più totale. Come Michael Kill, anche i noni classificati, Illogical Terror con Size of the Unknown, vengono dalla zona di Modena. Peraltro, anche loro brillano per impatto, seppur il loro mix di metalcore e gent abbia anche melodia e molte altre sfaccettature. All'ottavo posto trova spazio la prima di una lunga serie di nostre vecchie conoscenze, ossia gli Walking Darkness con Living Rolling in Time. Suonando gothic metal con voce femminile è facile cadere nella banalità, ma come nell'esordio recensito anni fa, la band anche con questo quarto album riesce a evitare la trappola, suonando matura, atmosferica e ancora più personale. Al settimo posto, dire che c'è un altro gruppo conosciuto è un eufemismo, visto che dei piacentini Descent into Maelstrom abbiamo seguito l'intera carriera. Una carriera che si è interrotta subito dopo l'ultimo Day Consensus. Un peccato, visto che parliamo dell'album più maturo pubblicato dal gruppo, col suo death metal ipertecnico ma mai fine a se stesso. In sesta posizione si piazzano quindi i Najing, con il loro esordio omonimo. Rendere interessante del metal al 100% strumentale non è facile, ma questi pisani, con oscurità, impatto, ma anche malinconia, ci riescono bene, grazie a un doom post-metal molto incisivo. Se tutti i dischi dagli Walking Darkness sono più o meno alla pari e li abbiamo ordinato giusto per piccole sfumature, forse i Drabic finiscono sopra gli altri perché li abbiamo apprezzati dal vivo. Ma anche in studio sanno il fatto loro. L'esordio Mannequin colpisce per l'oscurità sconsolata e intensa del suo mix tra alternative e metalcore. A un passo dal podio, tra i tanti gruppi underground, se ne piazza uno forse non mainstream, ma almeno più famoso, gli Insidia, con Di Luce ed Aria. Il loro thrash metal dalle varie influenze, ma soprattutto mai così maturo e consapevole, ci ha colpito moltissimo. Una citazione era inevitabile, come inevitabile era la posizione nella parte alta tra i nostri 10 dischi italiani dell'anno. Come già accaduto in precedenza, per il terzo posto è stata una lotta di sfumature. Potevano finirci benissimo gli Insidia, ma alla fine abbiamo voluto premiare la one-man band lucana Bloodshed Valhalla, un altro progetto che seguiamo da tempo, e che con Glory to the Sacred Land confeziona un vero gioiello di epicità vichinga, maestoso e di altissimo livello. Il secondo posto è quindi occupato dai Janus Ordinance Day, ben cremasca, così valida che per quanto The Beginning sia meno bello del precedente Glare of Deliverance, risulta lo stesso uno degli album dell'anno per noi. Tra metalcore, melodiette e orchestrazioni non è niente meno che un altro capolavoro nel suo genere.
Per una curiosa coincidenza, dopo 2 gradini del podio occupati da nostre vecchie conoscenze, lo è anche quello più in alto. Il miglior disco da una band italiana recensito su Heavy Metal Even nel corso del 2023 è stato Witnesses degli Echo. Apprezziamo da anni le qualità eccelse di questi bresciani, ma questo quarto album si è rivelato lo zenith dell'ispirazione, con un death gothic doom metal mai così incisivo e focalizzato. Se l'anno del metal italiano è stato bene o male ottimo, ancora migliore e pieno di capolavori è stato quello del metal mondiale. Per una curiosa coincidenza, all'ultima delle 10 posizioni nella classifica del metal estero c'è la prima recensione fatta nel 2023, quella di Anedonia dei Morphid. Esordio di questa giovane band lettone è però già molto matura, col suo ben integrato mix di metalcore, prog e post-metal. Alla nona posizione finisce quindi un disco che coniuga la grande metal classico e moderno, Descending degli olandesi di Unsane. È un lavoro che brilla per l'abilità e la maturità con cui il gruppo riesce a mescolare heavy, thrash e metalcore senza mai perdere di vista incisività e potenza. L'ottavo posto è conquistato da un album che ci ha toccato molto per il suo intimismo, ossia Blight Witch Regalia della one-man band americana Cicada the Burrower. Tra testi che narrano la transizione di una persona transgender accompagnato da musica sperimentale al massimo tra black metal ed elettronica, era impossibile non menzionarlo in questa classifica. Saliamo in un altro gradino con un altro esordio che, pur essendo un filo immaturo, ci ha lo stesso colpito per qualità, Amnesia dei tedeschi Anti-Rope. Per farla breve, è solo l'ennesima dimostrazione che, nonostante ciò che può sembrare a un livello superficiale, mescolare doom e alternative metal è possibile e anche molto produttivo se si sa come farlo. A riprova che il metal sperimentale è andato forte nel 2023, al sesto posto troviamo Diego Svern, col suo esordio Parabellum. Difficile rendersi interessanti se si suona un progressive metal ultra tecnico e sperimentale pieno di influenze, ma il musicista brasiliano riesce a renderlo molto istrionico e divertente. In quinta piazza domina ancora del prog metal d'avanguardia, anche se molto diverso rispetto a quello della posizione precedente. Al contrario dell'intrattenimento esuberante di Diego Svern, Marburg del progetto americano Mal è contorto e allucinante, uno dei dischi più strani che ci sia mai capitato di recensire, ma anche un vero gioiello se si riesce a entrare nel suo mondo. Con la quarta posizione torniamo quindi a qualcosa di più classico, ma non per questo meno valido. Il funeral doom metal diventa facilmente noioso, ma avendoli già conosciuti sappiamo che i Mesmer sanno come renderlo interessante. Con Tonic, poi, questa band internazionale ha raggiunto il massimo dell'ispirazione e della maturità, per un vero gioiello nel suo genere. Per un'incollatura rispetto ai Mesmer abbiamo assegnato la medaglia di bronzo del 2023 ai polacchi Dargor, che con Ascent to Infinity hanno pubblicato un album degno degli annali. Col suo black metal melodico, profondo e ricchissimo in ogni senso, ci ha davvero conquistato il cuore, ed è solo il loro esordio. Il secondo classificato avrebbe potuto aspirare al gradino più alto del podio e finisce su quello di mezzo giusto per un pelo. Parliamo di White Frost and Elder Blood dei Filianholt. Siamo sempre dalle parti del melodic black metal, anche se in questo caso più atmosferico ed epico. In pratica una trasposizione dei migliori summoning nella modernità profonda che il genere è oggi. Come già detto, se i Filianholt potevano arrivare primi, per la medaglia d'oro abbiamo deciso di premiare l'originalità. L'album proveniente dall'estero, migliore che abbiamo recensito nel 2023, è infatti Bardo to Doll dei Concrete Age. Parliamo di una vera gemma che riesce a coniugare momenti aggressivi a tinte death groove metal a stacchi orientaleggianti, un'originalità a cui si aggiungono una spiritualità forte e un altissimo livello di ispirazione. Nella classifica dei migliori EP, demo e mini album recensiti lo scorso anno su Heavy Metal Even, in 10ª posizione finiscono gli statunitensi Telomiras con l'omonimo EP. Pur avendo una sensibilità moderna, il loro è sempre il classico heavy power metal all'americano, un genere che, se suonato con la loro bravura, ha ancora qualcosa da dare. Dal metal classico a quello moderno, la nona piazza è occupata da Human Abyss degli scozzesi In Grace, un EP che riesce a essere al tempo stesso emotivo, profondo e nichilista, pesante. Un connubio molto ben gestito nel metalcore sludge metal di un gruppo all'esordio, ma già con idee molto chiare.
All'8º posto si piazzano quindi i francesi Idols, una nostra vecchia conoscenza, che con Aichikai firmano il loro migliore EP. Protagonista è il loro solito black metal dalle tante sfaccettature, ma mai così ispirato e sostanzioso, tanto da meritare almeno una citazione in questa graduatoria. Rimaniamo in ambito black metal anche per la 7ª posizione, conquistata dalla one-man band romana Reva con Far Away From All This. Melodico e con elementi gotici, non è solo un EP personale, ma anche un altro debutto eccellente che mostra bene le doti di FLV, mastermind del progetto. Per il 6º posto vogliamo addirittura dall'altra parte del mondo, grazie agli australiani Ironstone, che con The Place I Cannot Find oscillano anch'essi tra classico e moderno. Da un lato c'è il progressive metal più tradizionale, dall'altro metalcore e gente. In ogni caso, il gruppo è molto abile a mescolarli in qualcosa di coerente e anche molto incisivo. Siccome il best of request è la classifica di ogni album recensito su Heavy Metal Heaven in un determinato anno, anche se di metal non ha nulla, non è un problema per noi concedere la 5ª posizione a Momentum dei bresciani Magartea. Ad animarlo è un post-rock delicato e intimista, con voce femminile, che però ci ha conquistato, tanto che forse poteva arrivare anche più su in classifica. Troviamo sempre il post, questa volta nella sua veste metal, anche ai piedi del podio, grazie a Umbrin degli svizzeri Wazara. Insieme a doom e black metal è questo il genere ad animare un breve EP da solo 3 tracce ma molto valido, grazie a originalità e maturità fuori dal comune. In una classifica come questa, in cui il black metal quest'anno ha sbaragliato gli altri generi, anche nel trio dei migliori non poteva mancare un esponente del genere. Parliamo in particolare di Webegon, Raised by Wolves dei Scars in Pneuma. Bresciani anch'essi con questo EP propongono una forma diversa del genere, lenta e atmosferica, ma molto affascinante. Medaglia di bronzo guadagnata per un pelo rispetto alla posizione precedente, ma meritata. Sul gradino di mezzo del podio sale quindi la band più particolare della classifica degli EP. Parliamo dei russi Targhide Inferno con Arrival of Drain. Il loro avant-garde metal puro, teatrale e variegato è davvero bizzarro, ma non è un difetto. Al contrario, rende l'EP di un grandissimo intrattenimento. Se nelle altre graduatorie a volte è stato difficile scegliere come organizzare il podio, in questo è stato facile, in special modo per quanto riguarda il primo posto. Il più bel EP recensito sul canale nel 2023 è stato The Cursed Vision dei vicentini Starspawn of Cthulhu. Volendo descriverlo in una sola parola, quella sarebbe oscurità. Quella densa e totale del suo doom metal, che pesca da varie anime del genere e le mescola in qualcosa di poco lontano dalla perfezione. Se a livello musicale il nostro anno è stato di alta qualità, a livello di bellezza estetica delle copertine non si può proprio dire lo stesso, ma alcuni artwork meritevoli sono comunque comparsi. Per il 10º posto di questa particolare classifica abbiamo scelto Realms dei perugini Oramat. Sarà anche nei classici standard death metal, ma è comunque ben fatta e notevole, specie se consideriamo che appartiene a un EP d'esordio, una categoria che non brilla spesso con le sue copertine. Al 9º posto troviamo I Mare Infinitum con Cryosleep. Possiede una copertina un po' scura, ma affascinante e ben fatta nei suoi tanti dettagli. Come del resto lo è la musica di questi russi, che pur in maniera non del tutto riuscita coniugano in maniera accattivante Funeral Doom e Gothic Symphonic Metal. Ancora Gothic Doom e in questo caso Death per l'album che abbiamo scelto all'8º posto, Till Death Do Us Apart dei turchi Sermon. La copertina è una semplice Madonna col bambino, riletta in chiave metal e cupa, ma molto suggestiva anche nel suo essere abbastanza spoglia. La 7ª posizione è quindi appannaggio delle prime tra le band già viste in altre classifiche, vale a dire i Genus Ordinis Dei, che stavolta non raggiungono il podio, ma The Beginning possiede lo stesso una copertina molto ben fatta, anche nella classicità del soggetto satanico. Anche il gruppo in sesta piazza, ossia i Mesmore, sono già stati citati in precedenza. Forse l'artwork di Tonic suggerisce qualcosa di più rabbioso rispetto al loro Funeral Doom, ma per il resto è un gioiellino tanto inquietante quanto grandioso. Al 5º posto troviamo una grafica digitale molto ben fatta con la copertina degli Asynapse degli Excessus. Il soggetto spaziale con astronave non è nuovo, specie se parliamo di un genere influenzato da prog e trash come il groove degli spagnoli, ma tra stile e scelta dei colori ci siamo comunque sentiti di premiarlo. Al 4º posto troviamo quindi ancora una band non solo già citata, ma arrivata seconda tra i dischi provenienti dall'estero. Stiamo parlando dei Fahrenheit.
White Frost and Elder Blood è fantastico anche a livello visivo, col suo panorama disegnato calmo e suggestivo. Così fantastico che per poco gli inglesi non arrivavano sul podio anche stavolta. La copertina che abbiamo scelto per la terza posizione non è originale, si rivela invece il montaggio di un paio di dipinti barocchi. Ma non importa, quella di A Vivid Shade of Misery degli Embryo è molto intrigante, anche a dispetto del fatto che l'album non sia proprio il meglio inciso dal gruppo di Cremona da quando li seguiamo. Chi ha redatto questa Best of Request ha una passione per l'arte surrealista. Impossibile quindi non inserire sul podio di questa classifica la copertina di Helios dei propster francesi Spers. Non solo rappresenta bene il suono spaziale del gruppo, ma si rivela anche magnifica nel suo onirismo, tanto che il suo argento brilla quasi d'oro. Oggettivamente, tuttavia, c'è un album che a livello visuale ci ha colpito ancora di più. Tra quelli recensiti nel 2023 su Heavy Metal Heaven, ad avere l'artwork più bello è The Shanding dei Unslain. Gli olandesi qui hanno giocato anche sul semplice, ma il risultato è comunque meraviglioso. Quella specie di nebulosa spaziale a forma di farfalla colpisce gli occhi persino di più di quanto faccia già la loro ottima musica. Non manca molto alla fine. Per l'appendice finale ci rimane da ricordare le retrospettive storiche con relativo link in descrizione, con cui nel 2023 abbiamo celebrato i 30 anni di Ethereal Mirror dei Cathedral, eccezionale album tra i più influenti per lo sviluppo dello stoner doom metal successivo. I 40 anni di Metal Health dei Quiet Riot, disco che dopo una serie di precursori dà ufficialmente il via alla breve ma intensa stagione dell'air e del pop metal. I 40 anni di Into Glory Ride dei Manowar, che dopo gli esperimenti estemporanei di tante band negli anni precedenti, si rivela il primo album quasi del tutto epic metal ed è stato importantissimo per lo sviluppo del genere. I 40 anni di Kill 'Em All dei Metallica, disco non solo perfetto ma fondamentale per la definizione del thrash metal e con cui il gruppo ha lanciato la storica scena americana. I 30 anni di due album giganteschi, come Bloody Kisses dei Type O Negative e Icon dei Paradise Lost, entrambi fondamentali a modo loro per lo sviluppo del gothic doom metal. I 20 anni di Spirit of the Forest dei Corpiclani, esordio immaturo ma comunque molto influente sulla loro nascente scena folk metal. Passando invece alle retrospettive underground, nel 2023 abbiamo celebrato i 10 anni dell'ottimo Sunrise della band gothic power metal spagnola Embersland, il primo disco recensito su richiesta di una band estera da Heavy Metal Heaven quando era poco più di un blog. I 10 anni di Rebellion degli Umbri Morgana, piccolo gioiello di impatto e cattiveria tra groove metal e metalcore. I 20 anni di Tears of Mortal Solitude dei Forest Stream, band russa validissima ma dimenticata dopo aver assaggiato un po' di successo nei primi anni 2000. Infine, in caso tu le abbia mancate, da quest'anno ti segnaliamo anche le top 10 che abbiamo prodotto nel 2023. Anche di queste trovi il link in descrizione qui sotto. In particolare, in ordine cronologico, le band grandiose che probabilmente non conosci, parte 1, le canzoni metal più malvagie di sempre, le canzoni hard rock anni 80 più catchy, le canzoni metal ripetitive ma grandiose, parte 1. Le canzoni metal per il mese del Pride, le bufale sul metal, smontate, i brani da non ascoltare se soffri di cervicale, le band grandiose che probabilmente non conosci, parte 2, le copertine più iconiche nel black metal. Con ciò abbiamo concluso. Quali sono stati i tuoi dischi preferiti nel 2023? Faccelo sapere qui sotto nei commenti. In ogni caso, se il Best of Request ti è piaciuto ti invitiamo a mettere like, condividerlo e ascoltare le playlist correlate. Puoi inoltre iscriverti al canale e cliccare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei video che da oggi ricominceremo a pubblicare ogni pochi giorni. Puoi infine seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link come sempre qui sotto. E ci vediamo alla prossima.